E allora ragazzi, UFC 254 ce lo siamo messi alle spalle, il 24 ottobre 2020 deve essere una data che ci dobbiamo segnare nel nostro calendario personale perché sarà una data che entrerà nella storia, poiché come ormai tutti quanti sappiamo è stata la data in cui Khabib Nurmagomedov ha deciso di ritirarsi da imbattuto con 29 vittorie e 0 sconfitte. Non starò qui a raccontare tutta la storia di Nurmagomedov eccetera, vi darò qualche piccola curiosità, ma voglio però parlare dell'evento, o meglio della main card di UFC 254, che è stata comunque una card di tutto rispetto. Praticamente quasi tutti gli incontri della main card non sono andati fino alla fine dei 3 round, tranne il main event di cui adesso ne andiamo a parlare, ma andiamo per ordine in maniera molto veloce. Allora, il primo match della main card è stato un rematch tra Ankalaev e Cutelaba. Ricordiamo che si sono affrontati in febbraio, dove Cutelaba diciamo si è lamentato perché se vi ricordate questo incontro praticamente ha iniziato un po' a far finta, a fare la tecnica dell'ubriaco, no? Cioè come se avesse subito un colpo, faceva finta di barcollare cercando di poter entrare il colpo definitivo del KO e l'arbitro invece l'ha interrotto e lì Cutelaba si è lamentato dicendo no, ma io sono ancora cosciente e quant'altro, e quindi ha rivoluto subito un altro rematch contro Ankalaev. Rematch che è stato fatto in occasione di UFC 254, quindi come primo match della main card, e però il risultato non è nemmeno nuovamente cambiato, ovvero Cutelaba stavolta è andato KO sul serio, tra l'altro anche in maniera abbastanza pesante, e devo dire la sua prestazione non è stata proprio dei massimi. Poi a seguire abbiamo avuto la Murphy contro la Sakirova, che personalmente non conoscevo, ma a quanto sembra ha accettato l'incontro con short notice, circa 10 giorni di preavviso, e decise di entrare contro una ottima Murphy che ha fatto valere la sua tecnica superiore soprattutto a terra, dove è riuscita a sottometterla, quindi a effettuare una sottomissione con una rear naked choke. C'è da dire che comunque questa Sakirova comunque è riuscita più o meno a tenere testa alla Murphy, non è andata proprio malissimo, però personalmente non la conoscevo, è stata inserita con short notice, molto probabilmente era nel team dei daghestani, vi farò sapere qualcosina in più, anzi se voi lo sapete scrivetelo giù nei commenti così poi ne parliamo tutti quanti assieme. Tra l'altro poi in merito ai commenti eccetera voglio fare una piccola premessa, ma lo facciamo subito dopo. Poi a seguire c'è stato il match tra Phil Howes contro Jaco Malcolm, che è durato appena 18 secondi perché con un pugno devastante praticamente Howes ha diciamo chiuso le candeline ad Malcolm e tutti a casa pronti per un altro match. A seguire c'è stato un match abbastanza importante per la categoria dei pesi massimi, ovvero tra Volkov e Harris. Ricordiamo che Harris il precedente incontro è stato contro Overeem, è stato anche lì finalizzato da Overeem, quando in un primo momento sembrava quasi essere riuscito un attimino a portarlo in TKO Overeem, poi alla fine ha vinto lui. Harris ricordiamo pure che proviene da una tragedia familiare dove gli è stata uccisa la figlia, comunque tant'è che in questa occasione contro Volkov al secondo round è stato messo KO dopo un bellissimo frontale al plesso solare che all'inizio dall'inquadratura delle telecamere sembrava fosse stato un colpo andato nei parti intime, invece in realtà è entrato in pieno plesso solare e poi è stato finalizzato. Ma andiamo ai due eventi principali della serata, ovvero il co-main event e il main event. Ma principalmente mi soffermerei sul co-main event perché a seguito chiaramente del ritiro di Khabib e quant'altro, diciamo, è passato in secondo piano, cosa che invece non dovrebbe essere. Perché? Perché Whittaker ha dimostrato di aver fatto i compiti bene a casa ed ha messo a sedere Cannonier in maniera, devo dire, abbastanza chiara e netta. Ottimo game plan, il suo game plan ha praticamente annullato totalmente Cannonier. Vero è che poi dopo
nelle ore a seguire Cannonier ha detto che già mi pare al primo round, a seguito di un calcio portato da Cannonier che si era concentrato sulla gamba anteriore di Whittaker per cercare appunto di inefficiare la sua gamba e quindi inefficiare il suo footwork, comunque in uno di questi scambi si è infortunato il piede o la caviglia, adesso non so esattamente, però tant'è che Whittaker in ogni caso è riuscito a fare un ottimo gameplay e a lavorare bene di braccia, tant'è che al terzo round ha quasi messo KO Cannonier. Voglio fare una piccola premessa: durante la diretta dicevo nel gruppo, anzi ne approfitto per salutare il gruppo di UFC Italia con la quale ci siamo divertiti durante la live a commentare in diretta le varie fasi dell'evento, ci siamo proprio divertiti. Saluto Mimmo Vitale e Emanuele Jones con la quale ci siamo divertiti. Apro e chiudo parentesi, purtroppo non c'è stata la pizza che si sperava di conquistare. E chiudo parentesi, chi è del gruppo UFC Italia sa di che cosa stiamo parlando. Ma ad ogni modo, mentre che c'era la live dicevo: ragazzi, attenzione a questa combinazione di Whittaker sinistro-destro seguito da circolare destro subito dopo che ha portato il diretto destro. Mi stava cadendo la telecamera. E infatti l'ha portata la prima, la seconda, insomma al terzo round è entrata questa combinazione con questo destro davvero devastante che ha stonato Cannonier ed è stato quasi finalizzato, ma Cannonier, che comunque è un grande atleta, è riuscito comunque ad arginare l'attacco di Whittaker, anzi addirittura negli ultimi secondi ha quasi rischiato, è quasi riuscito a ottenere un TKO ai danni di Whittaker, però chiaramente Robert è stato abbastanza bravo da tenere a distanza Cannonier fino alla fine del match, e alla fine il giudizio è stato unanime per 29-28. Io personalmente il mio cartellino avevo 30-27, non abbiamo capito dove e quando è stato dato questo round a favore di Cannonier. Ora chiaramente si apre uno spiraglio abbastanza importante per quello che riguarda la categoria middleweight con il discorso di Adesanya. Ricordiamo che Israel Adesanya, dopo aver vinto Paolo Costa, aveva sfidato a gran voce Cannonier dicendo: non appena distruggi Whittaker ti aspetto per la cintura. Ora che Cannonier ha perso contro Whittaker, in molti pensiamo che le probabilità possano essere un rematch con Whittaker, però questo poi lo vedremo nei prossimi. E poi andiamo infine al main event. Allora ragazzi, plauso indubbiamente a Khabib, un plauso, c'è poco da discutere. Meno plauso farei invece per quanto riguarda Justin Gaethje, perché ragazzi, allora la mia impressione è stata che non ho capito per quale motivo, cioè, o meglio, posso capirlo nel senso che ci può stare che ti stai affrontando uno dei fighter più forti del momento, uno dei fighter più forti della storia sicuramente, e quindi sei particolarmente nervoso e non propriamente a tuo agio con quelle che sono le tue skill, ovvero principalmente lo striking. Sai che ti dovrai difendere dai takedown di Khabib, come poi è successo, però quando hanno iniziato a scambiare, devo dire che, non lo so, Justin Gaethje andava spesso in confusione, non sapeva come entrare, insomma è stata una cosa un pochettino così. In realtà poi c'è da dire che lo stesso Georges St. Pierre, in un'intervista subito dopo il match contro Khabib con Ariel Helwani, ha detto che comunque Khabib in effetti gli ha messo pressione, provava a attaccarlo dal basso, poi ripartiva di braccia. Insomma, è stato più merito di Khabib piuttosto che demerito di Justin Gaethje, per il fatto che appunto Gaethje non è riuscito, diciamo, a effettuare un ottimo striking. Poi, che dire, niente, Khabib ha fatto vedere di che pasta è fatta. Ha chiuso la sua carriera a 29 incontri e 0 sconfitte. Ha fatto un po' la dichiarazione del voler essere nominato il miglior pound for pound, e poi già sono nate le varie discussioni tra John Jones eccetera. Vabbè, questo poi si andrà a vedere. Ad ogni modo, una cosa è certa, che Khabib Nurmagomedov ha lasciato il segno nella UFC. Molti si chiedono: ma ritornerà, non ritornerà? Allora, personalmente penso che almeno da qua ai prossimi 2 anni, sì,
almeno 2 anni, non penso che possa cadere, poi non si può mai sapere. Mi abbraccio totalmente alle parole di Georges St-Pierre. Se non l'avete visto, sotto io vi lascio il link in descrizione, chiaramente in inglese, però se volete sapere qualcosa scrivetelo pure nei commenti, vi dirò di che cosa hanno parlato. Comunque c'è stato Georges St-Pierre che ha detto: nella vita di un campione, cioè la carriera di un campione è una finestra, parte da un inizio, ha un inizio e una fine, e bisogna andarsene quando sei al massimo della tua carriera, e così sta facendo Khabib, al massimo, all'apice, a 29-0, dove ha sconfitto tutti quanti, ancora giovane, al massimo della popolarità, sta abbandonando, e da questo momento lui potrà fare tutto quello che vuole, potrà stare a casa, potrà insegnare, potrà buttarsi in politica, potrà fare tutto quello che vuole. E insomma, questo è stato l'UFC 254, un main event veramente molto interessante, una main card, scusate, veramente molto interessante, che se non avete visto, ragazzi, io vi consiglio di andarvelo a vedere. Andate su DAZN, pagate 9 euro, ve lo vedete belli tranquilli, dico, per 9 euro non muore nessuno. Detto questo, saluto nuovamente gli amici di UFC Italia, amici del gruppo Facebook UFC Italia, e spero che quanto prima rifaremo di nuovo questa esperienza live, dei commenti live, perché è stato davvero molto ma molto divertente. Da parte di Francesco Lafauci, il team di Stone Fighters TV è tutto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Vamos! Stone Fighter TV, yeah. Stone Fighter TV, Stone Fighter TV, yeah. Stone Fighter TV. Prendi un destro e un sinistro e forse un low kick. Sei sul magico schermo di Stone Fighter TV. C'è la Fauci Francesco e non ti perdere il film. Se non piace la lotta non passarci da qui. Stone Fighter TV.